Mentre stavo scrollando su Instagram per fare pausa dallo scroll di TikTok, mi sono imbattuto in un video in 2x, apparentemente un meme, ma che in realtà nascondeva una storia assurda e incredibilmente complessa. Qualcosa che non ti aspetteresti da un semplice meme. Il video in questione è questo. Why West supports Israel unconditionally. Western governments support Israel because of humanity. Also because of the Ben Gurion Canal Project. Ma fermiamoci qui un attimo. Il Ben Gurion Project. Mai sentito in vita mia. Così ho deciso di informarmi. Aspetta un secondo però, se sei interessato all'argomento ti invito a mettere un like, che a te non costa niente ma a me cambia tantissimo e aiuti l'algoritmo a farmi vedere alle persone interessate come te. È un'iniziativa proposta negli anni 60 per creare un canale artificiale che colleghi il Mar Rosso al Mar Mediterraneo attraverso il territorio israeliano, offrendo un'alternativa al canale di Suez. Il nome deriva da Devin Ben Gurion, primo ministro di Israele. Il canale partiva dal porto di Eilat nel golfo di Aqaba per la valle di Arava, per circa 100 km tra Negev e Giordania. Successivamente avrebbe deviato verso ovest, prima del bacino del Mar Morto, per poi dirigersi a nord, aggirando la striscia di Gaza e terminando nel Mar Mediterraneo, vicino ad Ashkelon, a nord di Gaza. Il canale avrebbe avuto una lunghezza di circa 293 km, rendendolo quasi un terzo più lungo del canale di Suez, che misura 193 km. Le stime dei costi variavano tra 16 e 55 miliardi di dollari. L'intento principale era creare una via di navigazione alternativa al canale di Suez, riducendo la dipendenza da quest'ultimo e potenzialmente influenzando le dinamiche commerciali e geopolitiche della regione. Rimanendo negli anni 60, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, insieme al laboratorio nazionale Lawrence Livermore, elaborarono un piano che prevedeva l'uso di 520 esplosioni nucleari sotterranee per facilitare lo scavo attraverso le colline del deserto del Negev. Questo documento fu poi declassificato nel 1993. Il canale sarebbe arrivato fino al bordo nord della striscia di Gaza, un'area densamente popolata e politicamente sensibile, e dunque una fonte di guadagno non irrilevante perché si stima che produca approssimativamente 6 miliardi di dollari ogni anno. Oltre che rafforzare l'economia, offrirebbe anche un'alternativa al canale di Suez, la più grande shipping route del mondo. Il video poi continua con: il canale di Suez viene usato dagli arabi per mettere sotto pressione l'Ovest, ma il nuovo canale consentirebbe all'Ovest più flessibilità nel Middle East. Come per esempio nel 1956 ci fu la crisi di Suez, quando l'Egitto nazionalizzò il canale, scatenando un conflitto con Regno Unito, Francia e Israele. Più recentemente, nei momenti di tensione politica o di guerra nell'area, l'accesso al canale ha rappresentato una seria minaccia per la sicurezza dei trasporti occidentali. Ma non ti sembra strano? Come mai l'Occidente supporta così tanto Israele anche quando la situazione si fa critica? Ed ecco dove entra in gioco la geopolitica. Per comprenderlo meglio dobbiamo analizzare la questione. L'Occidente non può permettersi di dipendere completamente dal canale di Suez e l'idea di un'alternativa come il canale di Ben Gurion rappresentava una sorta di assicurazione strategica. Pensate a un colosso commerciale europeo o statunitense con miliardi di dollari in merci che transitano attraverso quella rotta. Se improvvisamente quella rotta venisse chiusa o i costi di transito aumentassero vertiginosamente, le conseguenze sarebbero disastrose. Per questo motivo, l'idea di un canale totalmente sotto il controllo israeliano risultava così attraente per l'Occidente. Non solo avrebbe fornito una via di transito alternativa, ma avrebbe anche ridotto il rischio di pressioni politiche da parte dei paesi arabi. Ma non si tratta solo di una questione commerciale. Il supporto occidentale verso Israele ha radici molto più profonde di quelle economiche, perché parliamo di alleanze strategiche, della presenza di un avamposto tecnologico e militare in una regione tendenzialmente ostile e di un forte legame storico-culturale costruito nel corso dei decenni. Grazie all'alleanza con Israele, però, l'Occidente mantiene una presenza stabile e affidabile in una delle aree più pericolose del pianeta. La realizzazione del canale Ben Gurion avrebbe rafforzato ulteriormente questa posizione, rendendo Israele ancora più indispensabile per gli interessi occidentali. Ma quindi è per questo che Israele è in guerra con la Palestina? Per il canale? No. Il conflitto tra Israele e Palestina non è direttamente collegato al progetto del canale Ben Gurion.
Il conflitto israelo-palestinese è una situazione molto complicata e che dura da tanto tempo. Ci sono 4 motivi principali: terra e governo. Sia israeliani che palestinesi vogliono controllare le stesse zone, specialmente Gerusalemme, la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Un paese proprio. Entrambi i popoli vogliono avere il proprio stato indipendente sulla stessa terra, religioni e tradizioni. In questa zona ci sono luoghi molto importanti per 3 religioni: ebraismo, Islam e cristianesimo. Questo rende tutto molto più difficile. Storia recente. Nel 1948, dopo la seconda guerra mondiale, è nato lo Stato di Israele. Questo ha costretto molti palestinesi a lasciare le loro case, causando decenni di conflitti che continuano ancora oggi. Anche se il progetto del canale poteva avere implicazioni geopolitiche rilevanti, il conflitto israelo-palestinese è molto più antico e complesso, legato a questioni identitarie, storiche e politiche, piuttosto che a un'infrastruttura mai realizzata. Leggendo e informandomi si vede che l'intenzione di fare il canale c'è stata, ma è stata impossibilitata da diversi fattori. Non credo personalmente che possa essere dovuto solamente al Ben Gurion Project, il supporto a Israele e la guerra con la Palestina. Ma come già affrontato prima, i conflitti sono presenti da molto più tempo di quanto possiamo immaginarci, e non solo negli ultimi anni. Certo, l'escalation più rilevante e sanguinosa è ora, ma credo che per via di attitudini imperialiste passate e tuttora presenti in diversi paesi, questo scontro sia stato solo posposto, ma che sarebbe prima o poi comunque scoppiato. Questo è Eretica Esposta. Se questa storia ti ha incuriosito tanto quanto ha incuriosito me, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Questo per ora è tutto, buonanotte.